Oggi vi faccio vedere come fare il riso bianco. Ho già postato il video che si chiama riso bianco, dove spiego anche il significato dell'ideogramma del riso e spiego come fare il riso bianco in modo fatto molto bene. Invece in questo video vi faccio vedere versione più semplice. Gli ingredienti sono riso e acqua. I chicchi del riso giapponese sono piccoli e tondi. Se volete sostituire con riso italiano, utilizzerete riso originario. Io personalmente per piatti giapponesi utilizzo molto volentieri riso che si chiama Okome-san, il riso giapponese coltivato in Italia. Ci sono anche diversi risi giapponesi coltivati in Italia. Provate diverse marche e troverete il vostro preferito. Prepariamo circa per 3 porzioni. Abbiamo 250 g di riso nella ciotola, mettiamo acqua, dopo qualche giri con la mano eliminiamo subito l'acqua. Ripetiamo stessa cosa. Il primo e il secondo lavaggio sono per togliere impurità e il odore della crusca. Facciamo con la certa velocità per non far riassorbire questo liquido. Mettiamo poca acqua rispetto alla quantità del riso, mescoliamo velocemente con la mano, allora si strisciano tra i chicchi e così si lavano. Aggiungiamo acqua per poter eliminare in meglio l'acqua. Mettiamo di nuovo pochissima acqua, giriamo con la mano, strisciamo fra i chicchi e aggiungiamo acqua giusta quantità da poter eliminare in meglio l'acqua. Potete usare anche un colino grande o scolapasta, basta che abbiano buchi piccoli così non fa passare i chicchi di riso. Poteva essere sufficiente, ma faccio un altro lavaggio. L'importante è che non lavate troppe volte che diventi addirittura acqua trasparente. Vuol dire che sta perdendo sempre più l'amido, ma abbiamo bisogno certa collosità una volta cotto il riso per piatti giapponesi. Abbiamo finito di lavare il riso, adesso misuriamo l'acqua per capire la quantità, calcoliamo il peso del riso crudo per 1,3. Stiamo usando 250 g di riso crudo, quindi per 1,3 fa 325 ml. Quantità del riso e acqua, come calcolare, lascerò anche nella descrizione. Ho detto di calcolare per 1,3, ma in realtà dipende da stagione, dipende da marca del riso. Dipende anche quantità di riso che stiamo cucinando. Esempio, se raddoppiamo quantità di riso crudo potrebbe essere 1,2. Invece per fare sushi bisogna calcolare pari con peso del riso oppure per 1,1. Lasciamo in ammollo almeno mezz'ora prima di cuocere il riso. Mettiamo nella pentolina. Potete anche lavare e lasciare in ammollo nella stessa pentolina che andate a cucinare. Mi trovo bene questa pentolina di terracotta con doppio coperchi che ho preso in Giappone. Per questa quantità di riso, quindi anche pentola è piccola, cerchiamo il fuoco più piccolo. Invece se fate quasi doppia quantità di questo riso, potete fare sul fuoco più grande. Accendiamo il fuoco medio. Ho detto medio, ma questo fuoco che è già piccolo, quindi medio è sempre, non è mai medio del un fuoco più grande. Intanto cuciniamo per 7 minuti, ma cambia tempo se appena fuoco un po' più grande, materiale della pentola. Quindi io vi consiglio di mettere intanto timer 5 minuti e poi ogni tanto aprite e controllate. Una volta arriva a ebollizione abbassiamo il fuoco. Sono passati 7 minuti, controllo. Arrivato a ebollizione, richiudo con i coperchi e abbasso il fuoco al minimo. Cuciniamo altri 6 o 7 minuti. Anche questa volta state molto attenti a controllare magari dopo 5 minuti e se vedete sopraffice ancora l'acqua richiudete velocemente, continuate a cucinare.
Nel mio caso, dopo 7 minuti con fuoco bassissimo fa questo risultato e assaggio qualche chicchi. Il momento di assaggio sentite qualcosina di crudo centro del chicco, vuol dire che mancava acqua, quindi aggiungete un po' di acqua, richiudete il coperchio, continuate a cucinare un altro 1 minuto o 2 minuti. Invece, se il riso è troppo morbido, possiamo immediare mettendo il strofinaccio pulito fra la pentola e il coperchio e lasciare a riposare per 15 minuti. Nel mio caso, la cottura era perfetta. Lasciamo a riposare sempre per 15 minuti. Con questo riposo il riso diventa ancora più buono. Sono passati 15 minuti, apro i coperchi. Sento buonissimo profumo del riso cotto. I chicchi di riso, come potete vedere, sono bellissimi, luminosi, sono ancora valorizzati dopo tutta questa procedura fatta bene. Il riso cotto per noi giapponesi, per voi italiani possono essere o la polenta o il pane. Farete fatica a godere al massimo un piatto di seppie in umido senza polenta e un piatto di goulash senza pane. Per noi giapponesi il riso cotto è stessa cosa. Una volta che il riso è cotto, mescoliamo. Adesso è pronto per mangiare. Ho messo il riso nella tazza tipica del riso bianco. Una tazza di riso può essere circa 150 grammi. Quindi con il riso che abbiamo cucinato saltano fuori un po' meno di 4 tazze. Invece se fate un piatto unico tipo donburi, tipo katsudon che ho già postato, metterò il link, lì nella ricetta ho utilizzato 190 o 200 grammi di riso cotto. E poi se avete fatto tanto riso bianco, se è avanzato, il giorno dopo potete provare a fare chahan, riso saltato con la padella. Anche chahan ho già postato e metterò il link. Questo video termina qui. Se vi è piaciuta questa ricetta, mettete un like e iscrivetevi al mio canale cliccando sul mio logo che c'è in questo video in basso alla destra. Condividete questo video con qualcuno che possa essere interessato. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Ci vediamo con prossima video ricetta. Ciao a tutti!